Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buona domenica, tanti auguri a tutte le mamme. Il giorno dopo Lazio-Inter 0-3 andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani, le parole di Christian Chivu e dalle parole del nostro allenatore prenderemo spunto anche per fare un focus su Sušić e perché può essere un'alternativa anche nel ruolo di regista, prendendo proprio in considerazione i numeri del croato. C'è stato poi un mezzo attacco di Mourinho a Chivu al quale il nostro allenatore ha risposto ovviamente con la classica eleganza e andremo poi a vedere anche un appunto di mercato con delle parole di Gasperini, ecco, che aprono degli scenari. Naturalmente iniziamo proprio dai titoli dei quotidiani e partiamo dalla Gazzetta dello Sport che titola sempre Inter, tripletta alla Lazio, Lautaro è tornato, primo round a Chivu e adesso c'è la Coppa. Proseguiamo poi e ci sono appunto le pagelle che vediamo rapidamente, c'è un 7 per Chivu, 7,5 per Lautaro, 6 per Josep Martinez. Quelli che però erano un po' più oggetto di riflessioni erano, a parte Josep Martinez che ha dato delle sicurezze ma non è stato neanche particolarmente impegnato, però comunque si è comportato bene, ma il focus era concentrato su Diouf, di cui ne abbiamo parlato ampiamente anche ieri nel post partita anche con la lavagna tattica, e leggiamo a spunto tecnica e velocità riguardare il dialogo con Lautaro sullo 0-2 per credere, se si inquadra tatticamente diventa un grande calciatore. Andremo a vedere anche appunto delle parole proprio di Diouf. E poi c'è quello di Sušić che prende un 7, del laboratorio è già un bel manufatto. Da regista per la prima volta segna in stile Çalhanoğlu, però perde anche dei palloni antipatici, vengono definiti dalla Gazzetta dello Sport. Ovviamente Sušić può essere un buon regista, ma va un po' anche inquadrato anche lui tatticamente in quel ruolo, nel senso che lui non è un regista, lui è una mezzala, anche quando in Croazia ha giocato nel centrocampo a due, ma non ha fatto il regista puro, è più un centrocampista dinamico, di inserimento, di qualità, però chiaramente da regista dovrebbe fare il salto di qualità, fermo restando che probabilmente ieri è stato schierato in quella posizione perché c'era necessità, perché Çalhanoğlu è infortunato, Zielinski aveva bisogno di riposo, però secondo me Sušić può essere un buon calciatore in quella posizione. Andremo a vedere anche il perché. Leggiamo prima le parole di Christian Chivu. La Gazzetta titola Chivu senza sosta, Inter fantastica, la finale noi pronti ma sarà diversa. L'allenatore nerazzurro scherza e cita Lorenzo Canà, potrei anche dirvi che giocheremo con il 5-5-5, ovviamente è riferito al prossimo anno. Ci sono però delle parole di Christian Chivu che parte da Sušić e il virgolettato è: Petar può giocare in quel ruolo per qualità, personalità e tranquillità nella gestione della palla. Ha il coraggio di fare le pressioni giuste, arriva anche al tiro e ha fatto un gran gol. Direi che ha avuto un buon rendimento tra altri bassi dovuti anche alla gioventù. Naturalmente sul giudizio complessivo di Sušić vanno valutati tanti aspetti. Arrivava da un campionato diverso, è un calciatore giovane, doveva adattarsi anche ad un contesto tattico diverso, però le qualità tecniche non sono mai state in discussione. Andiamo però a vedere perché secondo me potrebbe essere anche un buon regista, e guardiamo questi dati. Questo è il grafico di Çalhanoğlu e Sušić dell'ultimo anno. Sušić rispetto a Çalhanoğlu perde qualcosa per quanto riguarda i passaggi in avanti, però se per esempio guardiamo passaggi chiave, passaggi progressivi, comunque anzi passaggi chiave decisamente meglio del turco, ma c'è un aspetto dove Sušić è più avanti rispetto per esempio a Zielinski, che ha fatto benissimo da regista. Ovviamente non diciamo che Sušić giochi meglio di Zielinski da regista, però c'è un particolare aspetto e sono i palloni recuperati. Tante volte noi abbiamo detto Çalhanoğlu è fondamentale perché ha la grande qualità tecnica, riesce ad abbinare la fase di interdizione e a recuperare tanti palloni. Sušić riesce a tenere testa a Çalhanoğlu, anzi in realtà sui percentile è addirittura avanti a Çalhanoğlu rispetto sotto questo aspetto, sui palloni recuperati, mentre per esempio se prendiamo Zielinski tiene molto meglio il confronto con Çalhanoğlu dal punto di vista per esempio della qualità tecnica, quindi passaggi in avanti, passaggi chiave, passaggi progressivi, anche lì è alquanto simile sono i dati. Perde tantissimo nei palloni recuperati rispetto a Çalhanoğlu, quindi magari Sušić non avrà la stessa qualità tecnica per impostazione, però riesce tatticamente a dare forse più equilibrio rispetto a Zielinski.
Può essere un regista in futuro? Secondo me sì, ovviamente bisognerà lavorare per adattarlo ad una funzionalità diversa a quella che fa di solito, però sicuramente ecco, per non essere un regista e essere stato schierato in quella posizione sono giudizi positivi, ovviamente sempre contestualizzando che la partita non aveva un grandissimo tasso di difficoltà per quello che ha fatto vedere la Lazio. Torniamo sulle parole di Christian Chivu, perché poi a Chivu viene chiesto anche di José Mourinho, e andiamo prima ecco a riprendere le parole di Mourinho e poi leggiamo la risposta di Chivu. Mourinho sulle pagine di Sport Week che era in edicola ieri ha detto appunto questo, c'è il virgolettato su Chivu: quando giocava non era un allenatore in campo, se è questo che vuol sapere, e non ha smesso di giocare ieri e ha iniziato ad allenare oggi. La sua non è stata una germinazione spontanea, ha fatto un percorso di formazione, ha allenato la primavera dell'Inter per 3 stagioni, si è preparato, ha fatto molto bene a Parma sulla panchina dei grandi. Fin qui direi tutto alquanto normale, ecco, anzi parole anche che danno merito a Christian Chivu, perché magari non era un allenatore in campo, però ha fatto un percorso, ha studiato, ha lavorato, ha fatto bene a Parma. Occhio però all'appunto finale. Quest'anno ha avuto un po' con la stellina, perché nessuna delle altre è stata davvero un competitor forte per lo scudetto. Non c'è riuscito il Napoli, il Milan è in fase di transizione, la Juve pure, però vincere ti dà credito. Secondo me questa frase finale era assolutamente evitabile da parte di José Mourinho. Come ha risposto Chivu, ha detto: io mi godo questa squadra e ho la fortuna di aver fatto parte anche dell'altra. Non si possono fare paragoni perché sono cambiati i tempi, ma entrambi hanno dato e danno gioia ai nostri tifosi, e quello di cui parlo con José rimane tra noi. Poi il 555 era un virgolettato sul futuro, insomma una battuta di Chivu. Chiaramente Chivu ha evitato ogni polemica, però io rimango dell'idea che Mourinho abbia fatto un'uscita fuori luogo, perché dire che Chivu ha sfruttato la stellina perché non ha avuto un competitor per lo scudetto, va detto anche che non c'è stato un competitor perché l'Inter a un certo punto della stagione in poi è stata una schiacciasassi, ha macinato vittorie, ha fatto tanti gol, ecco, ha avuto un peso offensivo importante, ha macinato anche gioco perché è stato un Inter a tratti anche molto bella da vedere, e quindi è chiaro che poi le avversarie hanno fatto fatica a tenerne il passo. Però ecco, sarebbe stato molto più bello che Mourinho elogiasse uno degli eroi del triplete, del suo triplete, piuttosto che andare sempre un po' ecco a punzecchiare, un po' a sminuire. È un qualcosa che assolutamente era un tantino, ecco, come detto, fuori luogo. Proseguiamo anche con gli altri articoli. C'è il Corriere dello Sport che titola: Lazio-Inter la prima ai campioni, è il continuo del titolo. Senza storia in campionato, Lautaro fa gol e assist, mercoledì chi vince alza la coppa. Nerazzurri freschi di scudetto, per nulla sazia, con il lutto a braccio per il Becca. Dopo il Toro assegno Sucic e Mkhitaryan. Romagnoli Russo al 59esimo. Ovviamente c'è stato anche il Russo, c'è però insomma ineccepibile quell'espulsione, anzi sui quotidiani l'arbitro prende un voto negativo perché ha avuto bisogno del VAR, quindi né arbitro né quarto uomo avevano evidenziato l'espulsione. In Coppa sarà diverso il virgolettato di Chivu avverte: Inter è vietato mollare. Allora ci sono anche altri spunti in realtà dalle parole, ecco, dalla partita di ieri, e sono il focus su Diouf, perché ieri abbiamo parlato anche di Diouf nel ruolo da esterno, appunto. Come detto, c'è il video post partita di ieri in cui abbiamo analizzato pro e contro come l'Inter cambia con Diouf da quinto. Ci sono state però le parole di Andy Diouf. Gli viene chiesto come si trova a giocare al destro al posto di Dumfries. Lui dice: voglio stare sul campo e giocare, la mia miglior posizione al centro del campo, ma quel che voglio è solo giocare. E poi gli è stato chiesto cosa farebbe se l'Inter gli chiedesse di essere stabilmente un esterno. Dice: devo parlare con l'allenatore prima di questo, ho sempre giocato a centrocampo, non è facile cambiare posizione. Ecco, naturalmente bisogna capire quanta disponibilità abbia Diouf a cambiare posizione in campo, perché da centrocampista abbiamo capito, per contesto tattico si adatta veramente troppo poco all'Inter. Quindi adesso ci sono due strade: o rinunciare completamente a Diouf, cederlo, ma è anche difficile la cessione, perché è difficile che qualcuno possa venire ad investire 20-25 milioni per un calciatore che oggettivamente ha fatto vedere poco, oppure adattarlo in un altro ruolo. Se c'è la disponibilità di Diouf si può provare ad adattarlo da quinto e quindi migliorarne la parte tattica, la fase di non possesso. Se non c'è la disponibilità, difficile fare quel tipo di lavoro. E anche se per me Diouf potrebbe essere ideale nel caso in cui Chivu iniziasse ad utilizzare anche un altro sistema in un 3-4-2-1, forse dietro la punta, perché lui ha
conduzione, alla progressione palla al piede, alla capacità e il coraggio di provare la giocata, di provare a puntare il difensore avversario, ma fa fatica nella fase di non possesso. Anche ieri, in quelle poche accelerazioni della Lazio, ha fatto un po' di fatica a coprire il campo alle sue spalle, quindi per questo dico che da quinto può far fatica nella fase di non possesso, schierato in una posizione più avanzata, ammesso che Chiu abbia idea di utilizzare anche un secondo sistema di gioco, non accantonare il 3-5-2, forse potrebbe dare qualcosina di più. Proseguiamo anche con gli ultimi spunti dai quotidiani di oggi. Il Corriere titola, o meglio non è un titolo, in realtà è all'interno di un articolo più ampio e si legge: inchiesta, non ancora svelato chi è in concorso con Rocchi. Prosegue ovviamente l'inchiesta, domani ci saranno altre audizioni da parte del PM, però ad oggi, ecco, Rocchi viene accusato di frode sportiva in concorso con altre persone, ma non è stato ancora individuato con chi. Ecco, è una situazione che sembra abbastanza grottesca, perché se si accusa di frode sportiva penso che ci debba essere un quadro chiaro di quello che sta avvenendo, e invece fino ad oggi praticamente Rocchi ha fatto frode sportiva con qualcuno, ma non si capisce con chi. In realtà ieri Sport Mediaset ha spiegato anche come è partita invece l'inchiesta, e ci sono state delle audizioni a fine 2024 di due barristi, Nasca e l'altro mi sfugge il nome, insomma l'altro barista che era appunto in Inter Verona, e praticamente da lì parte un po' tutto. Quindi è un'inchiesta che parte da Inter Verona e che c'è stato, ecco, un esposto da parte dell'avvocato veronese che ha fatto un po' partire tutta questa inchiesta. Qualcuno sarebbe tentato a dire: bene, quindi praticamente l'inchiesta parte contro l'Inter. In realtà è un discorso molto più ampio. Ecco, proviamo anche a recuperare il nome: era Nasca e Divuolo, erano i due baristi, ecco, coinvolti. È un discorso molto più ampio, perché si parla appunto delle famose bussate alla Salavar, dei gesti, e diciamo che probabilmente è lì che può scaturire qualcosa in più dall'inchiesta, piuttosto che dalle designazioni arbitrali. È un'inchiesta che si è un po' allargata alle designazioni, che però di base, ecco, ha davvero ben poco. Però insomma è lì che Sport Mediaset ha fatto chiarezza, è partita da lì l'inchiesta. Concludiamo anche con un appunto di calciomercato, con le parole di Gasperini pubblicate da Tutto Sport. Conè non è incedibile, ma io penso al Parma. Spero resti alla Roma, però in caso di offerte irrinunciabili nessuno può essere blindato. Champions decisiva pure per i soldi. Ecco, questo per esempio è un appunto importante, perché lo scorso anno cosa si era detto? Che praticamente l'Inter stava raggiungendo l'accordo con la Roma per Conè, poi c'è stato un po' il veto dell'allenatore e quindi è saltato il tutto. In realtà qualcuno riportava che era stato Gasperini, che era stato invece Granieri, ecco, a far saltare il tutto. Però è chiaro che in questo momento la Roma dovrà rispettare anche il fair play finanziario entro il 30 giugno, non qualificarsi alla Champions peggiorerebbe la posizione della Roma, e quindi può essere costretta a cedere. Il punto è a quale cifra, e questo ovviamente è un qualcosa da valutare, perché per Conè si è sempre parlato di una cifra almeno di 40 milioni, se non superiore, e lì può fare la differenza, perché l'Inter potrebbe anche andare a valutare dove c'è maggiore possibilità, ecco, di trattativa. Per esempio, in questi giorni si è parlato tanto di Curtis Jones. Jones rispetto a Conè è un calciatore sul quale è più facile intavolare trattative e giocare al ribasso, perché va in scadenza nel 2027 e non vuole rinnovare, quindi chiaramente c'è questa parte da valutare. Sono uguali come calciatori? Naturalmente no, sono caratteristiche molto diverse tra Jones e Conè, però purtroppo l'Inter ad oggi secondo me non può ragionare solo per caratteristiche, perché il budget è limitato, perché il budget a disposizione saranno circa 40 milioni più il ricavato dalle cessioni, e non è un grosso budget se valutiamo che saranno da sostituire Acerbi, sarà da sostituire De Vrij, servirà forse un esterno destro, poi in quel caso però dovrebbe partire almeno uno, se non entrambi, tra Dumfries e Luis Enrique. Servirà il centrocampista. C'è da capire la destinazione di Carlos Augusto, se rimarrà oppure chiederà il trasferimento per giocare da titolare. Insomma è un Inter che avrà bisogno di investire un bel po', ed è chiaro che non può puntare tutto su un solo calciatore, quindi da qui potrebbe nascere anche la scelta tra Conè e Curtis Jones. Però poi secondo me quella scelta va un po' ad indirizzare anche tutto il piano tattico di Christian Chiu, perché un conto è giocare con un Conè a centrocampo, un altro è giocare con un Curtis Jones. È chiaro che sono
dei concetti completamente diversi, però comunque le parole di Gasperini danno un'apertura. A tornare all'Inter sarà anche Pavard, che però sicuramente non rimarrà in nerazzurro, si cercherà una nuova destinazione. Non è neanche semplicissimo, perché comunque è un calciatore che è stato pagato tanto, è un calciatore che ha un ingaggio pesante, e se il calciatore vuole trovare un posto da titolare mantenendo lo stesso ingaggio, la sensazione è che debba puntare ad altri campionati, quello turco, quello arabo, insomma non è un affare semplicissimo da concludere. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia su Lazio-Inter, quindi sulla posizione di Sušić, su Diouf, sulle parole di Chivu, perché no, anche su quel, più che un attacco, quel mu che va a sminuire appunto il lavoro di Christian Chivu, e perché no, anche un appunto di mercato, ecco, con la situazione tra Koné, Curtis Jones, con Gasperini che è un po' aperto alla cessione del francese. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.